Buongiorno a tutti gli amici di MR TV, ben ritrovati. Stiamo ripartendo con una nuova stagione e qui con me oggi c'è, come sempre, Marco Ludovico. Buongiorno Marco. Ciao a tutti, buongiorno Serena. Oggi siamo qua, Marco, per un argomento un po' particolare, direi anche molto interessante da un punto di vista sia di conoscenza sia di pratica poi quotidiana. Purtroppo avremo queste conoscenze a seguito di diciamo un evento non proprio positivo, però grazie a questo noi dobbiamo ringraziare, scusate il gioco di parole, la nostra ospite di oggi. Abbiamo con noi Barbara Luvero. Buongiorno Barbara. Buongiorno a tutti. Allora Barbara, io direi innanzitutto presentati e raccontaci proprio tu di prima persona cosa ti porta ad essere qui con noi oggi. Sì, allora io mi chiamo Barbara Luvero, mi occupo di formazione, sono una consulente, mi occupo di formazione negli hotel, quindi per comprendere il reparto piani. Reparto piani significa quindi cameriere piani che puliscono le camere, facchini che puliscono le parti comuni degli alberghi, quindi tutti gli spazi dove passano i clienti, compreso i bagni, e soprattutto in questi ultimi quasi 2 anni mi occupo anche del protocollo Covid, perché ovviamente il Ministero della Salute ci ha dato l'Istituto della Sanità ci ha dato delle linee guida da seguire per quanto riguarda le pulizie e i protocolli Covid, e nelle strutture ricettive segue, così come nei negozi o nei ristoranti, ma io mi occupo di strutture ricettive, nelle strutture ricettive seguiamo questo iter, quindi pulizia e igienizzazione delle camere. Che cosa è successo? Quindi racconto la mia esperienza di quest'ultimo mese sostanzialmente. Io sì, quello che ti ha portato poi quello che ti ha portato ad essere qui con noi oggi a raccontare, purtroppo insomma per un'esperienza in prima persona, però ovviamente oggi vuoi raccontare, ma non solo raccontare, ma dare anche delle indicazioni a chiunque ascolterà insomma questo video. Io ho preso il Covid a inizio agosto e sono finita in ospedale. Sono finita in ospedale dove dopo i primi giorni in cui insomma sono stata un paio di giorni un po' male, dopo ho iniziato ad osservare quello che era la mia stanza d'albergo, scusate, abituata la mia camera in ospedale. Nella camera con me c'era anche una signora molto anziana, attaccata a 1000 fili, 1000 tubi. Questa persona era in stato di incoscienza e parlava tutto il tempo chissà con chi, ma era incosciente. Quindi una persona inerme nel letto. Ho iniziato ad osservare, essendo poi un po' quella che è la deformazione professionale, ho iniziato dal letto a guardarmi attorno e a osservare le cose che non andavano bene, perché parlando di pulizia e di protocollo Covid, mi sono accorta che nulla era come doveva essere. Quindi a partire dai punti di contatto, quindi le maniglie, gli interruttori, non venivano mai puliti, ma l'intera porta è piena di impronte, le porte sono piene di impronte, i vetri sono pieni di impronte, e quindi mi domandavo già dal letto quale fosse il grado di pulizia e di conoscenza dei protocolli Covid. Un'altra situazione è quella del bagno. Ovviamente il bagno lo utilizzavo solo io perché la signora appunto era sul letto tutto il tempo, e il bagno era il primo giorno che sono arrivato, ho detto boh, forse quello che è andato via prima. Nel bagno, scusate se può far schifo, ma c'era un segno di pupù all'interno del water. Ho aspettato che venissero a pulire, quindi sicuramente nei giorni successivi, il giorno successivo quantomeno, mi aspettavo che il gabinetto tornasse pulito. Realmente, siccome potevo alzarmi, staccavo le cannucce dal naso e andavo in bagno regolarmente,
cioè da sola, senza bisogno di aiuti, il segno della PPU è rimasto lì dal primo giorno che sono entrata in ospedale. Io sono entrata in ospedale il 10 di agosto e ne sono uscita il 17. Quindi ovviamente mi domando che pulizia ci sia in un ospedale se il water all'interno rimane sporco. Così ho iniziato ad osservare, man mano che venivano durante la giornata, chi puliva. La persona che veniva a pulire, intanto alcuni giorni hanno saltato il servizio e non lo vede. Durante il giorno venivano la mattina una persona e il primo pomeriggio una seconda persona. La prima mattina che ho visto una persona pulire aveva in mano un pezzo di carta, senza prodotti, senza nulla, con il quale ha spolverato il tavolino dove pranzavo, c'è sempre un tavolino dove ti appoggi a mangiare, e con lo stesso panno di carta è entrata nel bagno. Io conto i tempi perché è il mio lavoro, quindi come fai in 16 secondi a pulire un gabinetto e un lavandino e un bidet? E cioè, mi sono posta la domanda. Comunque, sentendo i rumori e conoscendo i rumori della pulizia di un bagno, la signora ha aperto l'acqua, passato questo straccio di carta, questo pezzo di carta, e ha pulito solamente la seduta, quindi l'asse dove ci sediamo quando andiamo in bagno. Pulito, ha passato il panno di carta. Poi ovviamente ha passato il pavimento con l'asta, si utilizza nelle pulizie professionali un'asta particolare dove si attacca un mop in microfibra che dovrebbe essere passato in un certo modo, quindi dagli angoli a raccolta, a portar via lo sporco. Ovviamente il panno nel pavimento si è passato soltanto in alcuni punti e anche lì, sapendo che siamo in una stanza di infetti, la pulizia deve essere ben pulita. Un'altra cosa che non andava bene erano le bocchette dell'aria. Tra i protocolli Covid viene raccomandato di passare un microfibra umido, un determinato microfibra umido, perché poi ci sono diversi microfibra che magari a casa si conosce il microfibra, ma non si sa che ci sono diverse qualità per diversi lavori. E questo microfibra dovrebbe essere passato nelle griglie dell'aria condizionata. La griglia dell'aria condizionata, che poi non per caldo o freddo, ma quello che genera l'aria, che fa cambiare l'aria nella camera, anche perché nelle camere degli infetti non si può aprire la finestra, perché proprio il protocollo dice che c'è questo macchinario che purifica l'aria ogni tot tempo. Qual è il problema? La bocchetta dell'aria è piena di polvere, quindi che aria sta venendo fuori da lì se non è pulito e quindi è pieno di polvere? Perché racconto queste cose? Perché negli alberghi stiamo attenti a lasciare tutto pulito, tutto a posto, perché prendiamo certi cicchettoni se non è così e certe multe, e nell'ospedale dove deve esserci veramente un'igiene particolare trovi questo sporco. Sinceramente mi sono anche lamentata, se così si può dire, l'ultimo giorno, anche perché l'ultimo giorno cosa è successo? È successo che la signora, che non mi faceva dormire perché continuava a parlare con i suoi santi, a un certo punto smette di parlare. Infatti ho detto, finalmente dormo, si è acquietata. Lei si è addormentata, lei ha smesso di lamentarsi intorno all'1:30 di notte. Verso le 5 accendono le luci, sento mormorare, apro gli occhi e ci sono 3 persone sulla persona, quindi la stavano pulendo. Purtroppo la signora non ce l'ha fatta ed è morta. L'hanno messa dentro al sacco, lasciando il volto all'esterno, fuori, e mi hanno messo un paravento tra il mio letto e il suo. Questo intorno alle 5, io non so realmente a che ora è morta, però alle 5 mi sono accorta di questo. Che succede? La lasciano lì per ore. Non so, ma a me è stato insegnato che non si sta accanto ai morti perché, soprattutto nelle prime 2 ore, esalano dell'aria, esala tutto quello che sono le scorie, chiamiamole così, e non è salutare starci accanto. Mi hanno lasciata in camera con la signora. Di solito venivano alle 6:30 a prendere la misura della febbre. Non è venuto nessuno.
Di solito venivano presto, intorno alle 7, a portare la colazione. Sono venuti alle 8. Alle 8 mi sento gridare dalla porta, senza neanche vedere la persona: tè o caffè e latte? Anche dico, ma scusa, c'è una morta qui e tu mi chiedi se voglio il caffè e latte? Cioè, è una cosa veramente vergognosa. Ad un certo punto ho suonato il campanello intorno alle 8:45 più o meno, e è venuto un infermiere. Ho detto: scusi, ma per quanto tempo devo rimanere qui con il morto? Perché non l'avete portata via? Lui mi ha risposto che purtroppo non hanno un posto dove metterli, perché la camera mortuaria è molto lontana, è in un altro edificio. Al che ho detto: scusi, ma è salutare che io stia con lei qui accanto? C'è puzza di morto in camera, perché non so, abbiamo avuto tutti un morto nella nostra famiglia e sappiamo che poi a un certo punto c'è un cattivo odore. Cioè, io non posso respirare questo odore. O togliete lei o spostate me. A quel punto mi hanno dato un'altra camera in appoggio, mi hanno detto di usare solo la sedia, non i letti, e sono stata più o meno un'ora e mezza in quella camera. Nel frattempo mi sono lamentata con questo povero infermiere che mi è capitato lui, ho anche chiesto scusa, perché è lui che c'entra. Ho detto: la signora che è morta, la camera è sporca, nei giorni precedenti mi hanno interrotto un farmaco e non mi hanno avvisato, mi hanno chiuso l'ossigeno, mi hanno lasciato le cannucce attaccate, neanche a dirmi lo stacchi. Quindi non mi mettevano al corrente delle decisioni prendevano sulla terapia. Essendo una persona vigile, avrei voluto che mi mettessero al corrente di tutte le situazioni. Sapevo che farmaci prendevo, non il nome ma la tipologia del farmaco, perché chiedevo ogni volta cosa mi stavano dando. Quindi ho imparato che, per esempio, alle 8 di sera mi davano l'antibiotico. Una sera non mi hanno dato l'antibiotico, perciò alle 9 ho chiamato l'infermiera e ho detto: scusi, ma forse avete dimenticato che dovevo prendere l'antibiotico. No, signora, lei con l'antibiotico ha finito. E io quando lo scopro, perché lo chiedo, lo scopro, non è corretto. Un'altra cosa antipatica che è successa è che il giorno 13 mi sembra, poi c'è una scaletta dopo che magari potete vedere, mi dicono: lei domani può uscire. Bene, tutta contenta, tutta felice, dopo pochi giorni torni a casa, vuol dire stai bene. L'indomani mi aspetto di uscire, quindi mi fanno le visite e chiedo: ma a che ora posso uscire? E mi dicono: no signora, lei uscirà lunedì. C'era Ferragosto di mezzo, era il venerdì che sarei dovuta uscire. Ho detto: scusi, ma perché? No, verifichiamo, facciamo degli altri controlli. Premetto che non mi hanno visitata né sabato né domenica. Anzi, il sabato è passato un dottore, no, lui mi ha controllato i polmoni, mi ha controllato con lo stetoscopio, ma domenica e lunedì nessunissima visita. Lunedì mi aspetto di uscire. Questo infermiere, che poi ho torturato il giorno in cui è morta la signora, mi dice: no signora, se tutto va bene esce giovedì. Ma se mi dite che i parametri sono ok, perché quando mi misuravano sia per controllare se c'era l'ossigeno nel sangue in maniera corretta, sì, hanno fatto degli esami del sangue eccetera, o mi controllavano la pressione e mi dicevano: i parametri sono tutti ok. Se i parametri sono ok, perché sono rimasti in ospedale? Questa è una domanda che mi farò per il resto della mia vita, perché risposta non ne abbiamo. Sono rimasti in ospedale, non sono stata più controllata, non un esame, non una lastra, non un elettrocardiogramma, niente di niente. Mi hanno tolto l'ossigeno senza avvisarmi, mi avevano detto l'ossigeno glielo togliamo domani e poi verifichiamo come va e poi uscirà. Ma nel frattempo me l'hanno spento. Più tardi è venuta un'infermiera, ha toccato qualcosa, io mi rendo conto a pranzo quando lo stacco per andare a mangiare, poi ho controllato nel reinserire le cannucce, ho controllato la fialetta, che è una sorta di acqua che si muove, che balla, che l'acqua era ferma, era stabile. Perciò che ho citofonato e non è venuto nessuno. Io ho citofonato tra l'1 e le 2, sono arrivate alle 4.
se fosse stato necessario l'ossigeno e ci fosse stato un guasto, cosa sarebbe accaduto? L'ossigeno, mi dicono, quando gli dico guarda che non va l'ossigeno, no, ma l'abbiamo staccato noi e l'abbiamo interrotto. Ah, scusi, stamattina mi avete detto che si interrompe domani, lo interrompete e nessuno dice a una povera scema togliti le cannucce dal naso? Mi lasciate le cannucce al naso sapendo che avete staccato l'ossigeno? Quindi la cura della persona non è inteso come emotività, probabilmente, è sottovalutata, non è presa in considerazione. Quindi mi hanno dato delle false speranze nell'uscire dall'ospedale, che io non ho chiesto, non ho mai chiesto quando esco. Sono stata in silenzio, non aspettavo di curarmi e poi quando sarei stata guarita sarei risultata ok, sarei uscita, ma non ho mai chiesto quando esco. Quindi perché dai false speranze a una persona? Una persona magari un po' più emotiva probabilmente magari va in crisi. Io che sono una persona che anche davanti alla morte non mi faccio problemi, anche io comunque a un certo punto ho detto caspita, ma allora cosa succede? Seconda volta mi dai un'altra data e quella data non esco lo stesso e non ho giustificazioni, perché non ho ricevuto giustificazioni al fatto che io dovessi stare in ospedale. L'ultimo giorno, il 17, il giorno in cui la povera signora è venuta a mancare, lì poi io ho iniziato ad urlare, senza tenere conto di malati che magari stessero male. Ho iniziato ad urlare, ho detto io voglio risposte, questa stanza è sporca, voglio sapere perché sono qui, voglio sapere perché non mi avete detto che mi interrompevate l'antibiotico, quindi ho finito la cura, perché mi interrompevate l'ossigeno, quindi voglio sapere. Il direttore... Anche perché, Barbara, faccio un piccolo intermezzo. Giustamente tu parlavi della situazione eventualmente emotiva di una persona e tutto il resto, ma anche razionalmente uno una domanda se la fa. Dice, se io dovevo uscire venerdì e poi dovevo uscire lunedì e poi dovevo uscire giovedì, ma da qui non esco, evidentemente c'è qualche problema, evidentemente non sto ancora bene, perché non mi dicono niente? Cioè, e quindi anche dal punto di vista razionale, diciamo, questa cosa ovviamente pone degli inevitabili dubbi, cioè a fronte di nessuna risposta uno una domanda se la deve porre per forza. L'altra cosa che volevo solo sottolineare su tutta la prima parte che giustamente hai fatto e che poi forse approfondiremo anche ulteriormente, inerente l'igiene e le pulizie all'interno della stanza dell'ospedale, volevo sottolineare il fatto che non si pensasse a una mera lamentela così perché volevo più pulito e invece era meno pulito. Ricordiamo che legato a questo aspetto purtroppo tutti gli anni, anche ancora prima poi dell'arrivo del Covid e così via, l'Italia come paese viaggiava ormai stabilmente su una media di 80.000 decessi l'anno dovuti a infezioni contratte all'interno degli ospedali che nulla avevano a che vedere, per intenderci, col motivo per il quale uno era entrato. Quindi dall'appendicite andata benissimo, ma durante la convalescenza uno prende un'infezione e ci rimane per quello. Quindi parliamo di non una tua fissazione piuttosto che di un pallino legato al più splendente e meno splendente, ma parliamo di qualcosa che già in periodi ordinari e normali, giusto per intenderci, fa più o meno gli stessi morti del fumo, e che stando, diciamo, non conosciamo ancora i dati, ma più o meno vedendo l'eccesso di mortalità che c'è stato dovuto al Covid, più o meno stiamo parlando di una cifra molto molto simile. Quindi, per intenderci, per dare un'idea a chi ci sta ascoltando di cosa stiamo parlando, questo discorso dell'igiene e delle infezioni, se venisse data cronaca tutti i giorni, vedreste praticamente un tabellino di marcia, purtroppo, dei decessi e delle persone che vengono a mancare
quasi pari a quello che purtroppo ci siamo abituati a vedere con il numero di decessi, ricoverati e così via che vediamo in questi giorni. Quindi giusto per mettere bene l'accento e il focus e far capire che non è una tua preoccupazione o un tuo pallino, ma una cosa estremamente seria, Barbara. Perdonami. Anche perché teniamo conto, insomma, giustamente Barbara, avendo da quel lato lì anche un occhio particolarmente clinico, ha rilevato magari anche delle cose che noi non avremmo rilevato, nel senso che tu prima hai fatto, Barbara, tutto l'aspetto, insomma, sentivo sì l'acqua, però aveva il panno di carta, diciamo, no? E poi anche quando hai detto ho cronometrato, cioè io personalmente non saprei neanche, magari per me sarebbe stato ovviamente un tempo giusto, perché ovviamente essendo una professione sanno anche fare le cose molto, molto più velocemente. Adesso ho preso lo spunto di una cosa. E poi un aspetto che a me invece fa particolarmente riflettere è proprio questa cosa si dice spesso che in determinati reparti ospedalieri si è considerati più dei numeri che delle persone, e questa tua testimonianza lo conferma. Io ovviamente dico in alcuni, perché io per esempio ho avuto tempo fa, qualche anno fa, insomma, un'esperienza invece più positiva in questo senso in un determinato reparto ospedaliero, ma sento molte persone che fanno riferimento a quello che tu hai detto. Un reparto Covid, tra l'altro, noi sappiamo quanto la psicologia del terrore, della morte accelerata, che poi tu hai avuto esperienza anche direttamente nella tua stanza, sia stata ovviamente una forma pensiero molto diffusa nell'ultimo anno e mezzo. A maggior ragione le persone ricoverate in un reparto Covid hanno necessità anche dal punto di vista psicoemotivo di essere sorrette, perché tu sai che entri e probabilmente non esci neanche da quello che ci dicono in televisione, da questa cosa mediatica che viene montata. Poi che sia vero oppure no è un altro discorso, però viene montata questa situazione psicoemotiva molto importante. E quindi, come dici tu, se uno fosse stata emotivamente magari un po' più sensibile rispetto a me su questo aspetto, di certo avrebbe affrontato la cosa in maniera magari se la sarebbe trascinata molto più a lungo. Tu ne sei qua adesso a pochi giorni di distanza a parlarne anche in maniera aperta, in maniera non dico tranquilla, però insomma ne stai parlando, e altre persone invece magari si sarebbero fatte prendere dalla situazione psicoemotiva e magari avrebbero avuto un crollo anche da quel punto di vista lì. E noi sappiamo che il crollo psicoemotivo genera un ulteriore campo, perché se ci sono determinate patologie in atto, qualsiasi patologia sia, venga poi ad alimentarsi. Oltre al fatto di non dirmi neanche, se mi state ancora facendo la terapia, se non me la fate, perché me la cambiate, perché cioè mi lasciate lì. Ho capito che io magari sono ammalata, ho poche forze, eccetera, ma voi avete il dovere di dirmi cosa mi state facendo, come io ho il diritto di sapere. Quindi questo perché ricordiamo, Serena, è importante, in questa situazione manca anche il supporto morale, l'aiuto che di solito c'è magari da parte dei parenti e della famiglia, che esatto, non può, anche volendo, recarsi in ospedale. Quindi l'unica possibilità di interlocuzione la si ha solo ed esclusivamente con il personale sanitario, cioè non c'è altro modo di venire in contatto con esseri umani. Quindi a maggior ragione in questo caso diventa esponenzialmente ancora più importante proprio quello che dicevi tu.
Sì, anche perché i familiari magari vengono a trovarti e vanno a parlare con l'infermiere, vanno a parlare col medico, magari se tu non sei particolarmente in forma, non hai neanche magari l'energia per parlare. Quindi questo è un aspetto assolutamente importante e fondamentale. Ti ringraziamo ovviamente Barbara di averci portato questa tua testimonianza. Rubo ancora qualche secondo a Barbara, però dopo ti ridò ovviamente la parola, perché vogliamo ricordare che al termine di questo video ci saranno comunque le foto che Barbara ha fatto in ospedale. Perché? Perché un conto è dirle le cose, un conto è testimoniarle. E quindi Barbara ha testimoniato anche tutto quello che lei ci sta dicendo oggi, in maniera che insomma ci sia la possibilità poi per ognuno di verificare che quanto tu stai dicendo è vero, cioè non è solo ripetiamo, una cosa riportata poi a livello individuale, a livello psicoemotivo di quello che è successo, ma sono poi dati reali. Barbara, ti cedo di nuovo la parola. Grazie. E niente, quindi quello che dicevi Serena è vero, io quando sono entrata in pronto soccorso effettivamente accompagnata da mio marito, lui poi ci siamo guardati e mi sono chiesta chissà se torno a casa, chissà se rivedo i miei figli, chissà se torno. Quindi comunque anche la persona più forte emotivamente parlando, più razionale, comunque le paure le abbiamo, stiamo parlando di una malattia che non conosciamo, c'è terrorismo mediatico da tutte le parti, quindi sicuramente tutti ne abbiamo un po' paura e quindi effettivamente quando poi ti ritrovi senza spiegazioni, effettivamente anche la persona più forte comunque crolla un po'. E come dicevi tu Serena, crollare mentalmente è pericoloso anche per la salute, perché bisogna essere, io ho cercato infatti in quei giorni di essere il più forte possibile emotivamente parlando, perché se crolli ti ammali ancora di più, quindi questo è importante. Cosa è successo poi? È successo che hanno spostato la signora e sono tornata in camera, ma in camera c'era ancora il cattivo odore di una persona morta. Tutti lo conosciamo in un modo o nell'altro, in alcune situazioni vengono messi fiori in camera, così l'odore del fiore magari copre l'odore del morto, scusate se uso questo termine, mi sembra di mancare di rispetto, ma non è quello che voglio fare. In alcuni casi addirittura nelle città del sud, io arrivo dal sud, si spruzzano le agenzie funebri, lasciano un deodorante alla famiglia perché, in particolare, perché al sud che fa molto caldo ancora di più viene fuori questo odore, quindi sono quegli odori che poi se ti capita di passarci ti rimangono impressi. In camera c'era ancora questo odore, sicché ho alzato la voce la seconda volta e ho detto voglio aperte le finestre perché le condotte dell'aria non possono funzionare nella maniera corretta. E in più volevo parlare con la direzione, con il responsabile del reparto. Arrivano finalmente 2 persone, un uomo e una donna, non si sono presentati con il nome e non era scritto da nessuna parte, con il discorso che c'è un camice che ci copre, non si vede la targa che dovrebbe dirmi chi sei. Io ho chiesto chi fosse il direttore e lui mi ha detto per oggi io, quindi probabilmente il direttore non c'era e era il responsabile di turno. E lei mi ha detto che era la responsabile del reparto. Lui mi ha chiesto scusa perché non mi hanno informata delle varie situazioni mediche, no? Però io le accetto anche le sue scuse, ma ciò non toglie che io sono rimasta in balia degli eventi senza sapere cosa accadeva. Lei invece mi dice, ma lei perché si lamenta oggi della polizia? Perché non ha chiesto prima? Allora, scusi, non sono in villeggiatura. I primi giorni stavo molto male
Successivamente ho cercato di tollerare. Oggi, col discorso della signora che mi è morta accanto e non me l'avete portata via, sono esplosa. Ma le faccio io una domanda. Sono io paziente che devo verificare la pulizia della camera, o è lei che è responsabile del reparto a dover verificare che sia tutto ok? Al che mi ha detto: abbiamo fatto arrivare le sue lamentele, abbiamo mandato una mail all'azienda che pulisce la struttura. Tra l'altro avevo già scritto anch'io all'azienda, perché la conosco, lamentandomi, e tra qualche giorno ci incontreremo perché voglio mostrare le foto al responsabile dell'azienda. Nel pomeriggio la capo area, si chiama così la responsabile dell'appalto, quindi la capo area della società esterna che pulisce l'ospedale, mi è venuta a trovare in camera. Mi è venuta a trovare in camera per chiedermi cosa c'è che non va. Si guardi attorno, se lei è la responsabile delle pulizie, glielo devo dire io? Io mi occupo di formazione, se vuole la formo, le ho risposto. Comunque vada a vedere il gabinetto. Mi sono alzata dal letto, sono andata con lei, ho detto: guardi questo gabinetto, c'è un segno di pupù, di cui ho 2 fotografie, una giorno 13, 1-3-13 e una giorno 16, 1-6. La striscia di pupù è sempre lì. Io la pupù non l'ho fatta in questi giorni, la signora è morta e la faceva addosso. Di chi è questa pupù? Lei mi ha spiegato che ho cazziato le ragazze. Più tardi verrà una persona e pulirà meglio la camera. Ecco, è venuta una persona più tardi, l'ha pulita ancora peggio, perché è vero che aveva il microfibra, il prodotto delle pulizie, tra l'altro un'ottima marca che io conosco, proprio di quelli professionali, quindi anche gli manca l'attrezzatura. Ha lavato il pavimento lasciando l'acqua impregnata per terra, quindi lo straccio era troppo bagnato. Che cosa succede per chi non lo sa? Quando laviamo il pavimento con il microfibra è sufficiente un passaggio soltanto, perché i microfibra, chi li ha inventati, costano molto proprio perché sono di più, no? Ma se deposito l'acqua per terra, l'acqua rimane per terra, non raccolgo lo sporco e i microbi si moltiplicano. Ha pulito il bagno, ho sentito spruzzare il prodotto in quantità industriale, difatti c'era la schiumetta poi dentro al water, ma se tu non ci passi la mano per pulire il gabinetto, o quantomeno lo scopino del gabinetto, il gabinetto è sporco, perché il prodotto da solo non fa nulla. Non solo, ci saranno poi delle fotografie dove lo potete vedere, addirittura sull'asse del water, quando sono andata a guardare, perché poi sono andata a vedere, sempre l'asse inzuppata, ma questo tutte loro hanno sempre lasciato la seduta del gabinetto molto bagnata, quindi se volevi andare in bagno dovevi passare la carta igienica. Ma addirittura ci ho trovato un pelo, che assicuro non era mio. Quindi mi faccio una domanda. Se tu sei stata cazziata, perché questo termine è stato utilizzato, minimo osservalo il gabinetto, al di là del calcare che c'è all'interno del water, ma se c'è la pupù ed è rimasta lì, come siete abituati a pulire? Quindi manca sicuramente una formazione, ma magari mi proporrò all'azienda, chissà mai che mi chiamino a formare il personale. Poi più tardi la signora capoarea, non ricordo se si chiamasse Antonella, si è presentata ma non mi ricordo il nome, ha bussato alla porta. Lì c'è una porta che poi ha un vetro, perché la gente, anche solo gli infermieri, dare un'occhiata ai malati, usano il vetro se non devono entrare. Dal vetro mi hanno detto: tutto ok? Io sì, cioè, di cosa vogliamo parlare? Cosa gli devo dire? Venga dentro che è ancora sporco? Gliela tolgo io la cacca dal gabinetto? Cioè, quindi manca proprio la cultura della pulizia, e quello che è grave è che manca in ospedale e soprattutto in un reparto di infettivi, di malattie infettive. Quindi questa cosa mi lascia veramente sgomenta. Non avevano ancora pulito la camera quando sono tornata, dopo che è andata via la signora che è venuta a mancare,
E a un certo punto viene un signore, ma credo che lui fosse dell'ospedale, non dell'impresa, a passare la candeggina sul letto. Ovviamente i materassi che ci sono in ospedale sono con non è un materasso come quelli che abbiamo a casa, quindi hanno una copertura in plastica, perché se ci sono dei liquidi che cadono non si butta via il materasso. Quindi è stato pulito il materasso con un microfibra e la candeggina. Sfatiamo un mito, la candeggina non pulisce, non ha potere pulente, non contiene detergente. Quindi cosa succede quando passi un panno con la candeggina sul letto? Pensi di pulire e disinfettare contemporaneamente. Sfatiamo un secondo mito. E qui le signore a casa sicuramente mi diranno: ma cosa dici? L'ho sempre fatto. Io ho studiato la chimica, ho studiato i prodotti e continuo ad aggiornarmi, soprattutto col protocollo Covid ho dovuto studiare ancora di più, perché per pulire in un certo modo bisogna studiare. Che cosa succede con la candeggina? La candeggina non disinfetta, la candeggina è uno sbiancante, candeggia, toglie le macchie. Difatti non possiamo usarla se mettiamo in lavatrice per i colorati, a meno che usiamo quella per i colori, ma quella per i colori è bicarbonato, non è candeggina, quindi anche lì leggiamo le etichette, cambia. La candeggina non disinfetta e la candeggina non lava, smacchia. È il cloro attivo che è disinfettante, ma il cloro attivo è effervescente e se noi compriamo la candeggina a qualsiasi supermercato, da qualsiasi fornitore, la candeggina quando la versiamo non frizza, non fa schiuma, non ha effervescenza, quindi non è un disinfettante. È il cloro attivo che è un disinfettante. Poi più tardi nel video appunto vedrete anche un'immagine dove vi spiega la candeggina che cos'è. Quindi lì fatevi una cultura e tra l'altro mi permetto di dire, se abbiamo animali in casa, la candeggina è pericolosa per i nostri animali o per i nostri bimbi piccoli che gattonano il pavimento, perché la candeggina è cancerogena. Tra l'altro non è consentito utilizzarlo alle imprese di pulizie per pulire, per disinfettare, per usarla, perché a parte che non pulisce, non disinfetta, ma non è consentito dalla legge perché è cancerogena. Quindi attenzione, va benissimo in lavatrice, ma non usatela per altro. Questo è un consiglio, poi ognuno faccia ovviamente quello che crede in casa propria. Quindi io ho chiesto al direttore, alla responsabile, scusate che salto mi è venuto in mente, di aprire la finestra perché c'era odore di morto. E io volevo aria. Il dottore, l'uomo, mi dice: no, non possiamo per i protocolli Covid, perché c'è l'areatore che ogni tot tempo parte e sanifica l'aria. Al che io ho detto: venga con me, guardi questo areatore, è pieno di polvere. Che aria sana sto respirando? Quindi anche lì ci saranno poi delle immagini, le vedrete, quindi c'era la polvere alta così. A quel punto ho detto: faccio aprire la finestra. Quindi hanno aperto la finestra, per mezza giornata hanno lasciato aperto, poi nel frattempo più tardi io finalmente sono tornata a casa. Alle 7 è venuta un'ambulanza perché ero ancora positiva e mi hanno portata a casa. Quindi finisce la mia tragedia emotiva, se così vogliamo chiamarla, in ospedale. Appunto è l'igiene innanzitutto quello che mi preme, ma è anche importante l'attenzione all'emotività della persona. Mi pare strano che non ci sia un giro di uno psicologo, perché secondo me in un reparto dove c'è il terrore, perché esiste il terrore, io non ero per fortuna in terapia intensiva, ero semplicemente in reparto malattie infettive, quindi meno gravi di molti altri. Ma possibile che con tutto quello che capita, con tutto quello che sentiamo, io stessa, ripeto, ho guardato mio marito, ho detto chissà se lo rivedo, ma un bacio ho potuto dargli perché ero infetta e lui per fortuna no. Quindi a pensare ai tuoi figli, tu sei nel letto e dici chissà se li rivedo, cercando di tranquillizzare al telefono i figli, non ti preoccupare, la mamma esce, ma mamma non sa se esce, mamma non sa se muore. Quindi
possibile che un giro di uno psicologo non venga fatto? Tutte le domande che mi sono state fatte è: lei ha fatto il vaccino? Ma lei lo aveva fatto il vaccino? Ma che cosa c'entra? Il problema non è aver fatto il vaccino o non aver fatto il vaccino, perché so di gente, in questo momento ho 2 conoscenti che hanno fatto tutte e 2 le dosi e sono uno con il Covid e l'altro in terapia intensiva, che non si sa se ne esce, eppure ha fatto il vaccino. Quindi non c'entra il vaccino, perché ancora non conosciamo. Tu non devi dirmi se ho fatto il vaccino o no, anche perché se continuate a chiedermelo mi viene ancora più paura. Perché? Perché leggiamo di tanti infermieri, medici che dicono: se mi capiterai tra le mani, non hai fatto il vaccino, ci penserò io, avrò goduria nell'intubarti. Quante di queste cose leggiamo nei vari social? Cioè, è una cosa bruttissima che un infermiere o un medico dica una cosa del genere. Quindi, a maggior ragione, uno psicologo, secondo me, è importante che faccia un giro. Non ne avevo bisogno io, ma ci sono persone molto più fragili emotivamente che probabilmente se non muoiono di malattia muoiono perché se la chiamano loro la morte. Quindi, Barbara, perdonami se ti interrompo. Tu hai detto sì, io non ne avevo bisogno, nel senso che tu effettivamente sei una persona molto forte, però anche solo una parola di conforto, considerando quello che dicevamo prima, che non hai i tuoi parenti, i tuoi amici che possono venirti a trovare. Quindi uno psicologo sa anche magari cosa dirti in un momento così. E quindi tu dici, vabbè, magari è solo una parola di conforto, però ti tira sul morale. Assolutamente sì. Per quanto poco, capito? Poi magari persone più fragili, magari hanno necessità. Ecco, intanto ringraziamo Marco che ci sta... Nel frattempo proverò a far scorrere un po' di immagini mentre continuiamo. Questo è proprio l'ultimo giorno che hanno pulito molto meglio il gabinetto. Come vedete, tutto bagnato. Ogni volta che pulivano, per così dire, il gabinetto, lasciavano questo. Allora, l'acqua ristagnante, intanto non hai asportato lo sporco, non hai portato via perché lo hai bagnato ma è rimasto lì. Ma l'acqua che rimane lì, questo è un pavimento, guardate che sporco che c'è, questa è polvere, non so se riuscite a vedere quelle griglie, quelle striscette bianche sul pavimento, quelle polvere sul pavimento. Questo è come si presenta l'asta della flebo che tutte le mattine facevano. Questo pezzo di carta vicino alla sedia, vicino al piede della sedia, era lì dopo che è stato lavato il pavimento. E se notate la sedia nel blu è pieno di polvere, la parte più chiara è polvere. Quindi esattamente. Quindi i protocolli Covid insegnano che deve essere ben pulito, ecco, e ben spolverato. Questa è una delle porte in camera, guardate che polvere che c'è. Quindi la prima cosa che ci insegnano, anche qui sotto il letto c'è della roba bianca, perché sotto il letto pulivano ben poco, ci arrivavano poco, quelle sono rimasugli di un qualche cosa, ma se tu pulisci tutti i giorni, e io non ho buttato niente per terra, ovviamente non dovrebbero esserci. Queste sono le maniglie del comodino, queste sono maniglie non sporche, di più, e questi sono punti di contatto dove tutti mettiamo le mani e l'ammalato le mette senza guanti. Se l'infermiere può usare i guanti, il dottore usa i guanti, l'ammalato non ha i guanti. Quello sporco non è di 2 giorni. Quello è il mio comodino, era già così quando sono arrivata. Lì c'è addirittura un capello, guardate che polvere che c'è dove va la freccetta, e vi assicuro che se poi guardiamo anche c'è qualcosa di, ecco, proprio lì c'è una macchia, quindi che cos'è questa roba qui? E questo è un reparto dove non dovrebbe assolutamente esserci. Questo giallo è un contenitore speciale che abbiamo anche negli alberghi, dovremmo averlo in tutti i punti pubblici dove possiamo raccogliere i medicinali. Questo è gli scarti, quindi i pezzi di tubo con la flebo, col catetere che viene cambiato, le medicine che finiscono. Questo dovrebbe essere chiuso. Vedete, lì c'è del sangue. Se rimane aperto, i batteri vanno nell'aria. Quel coperchio, lì c'è un coperchio, dovrebbe essere chiuso.
Questo è aperto e i batteri vengono fuori, li respiriamo noi ammalati. Quindi quello probabilmente è il sangue che perdono dalle cannucce le varie flebo, o questi sono anche quelli che ci fanno gli esami del sangue. Questo è grave che rimanga aperto. Lo abbiamo anche negli alberghi, perché a volte troviamo nelle camere i farmaci e i farmaci vanno buttati via e noi siamo obbligati a chiudere il coperchio. Questo tavolino dove ci sono pezzi di attrezzature che servono non è mai stato pulito da quando sono stata lì. Sono stata lì una settimana, non hanno mai passato la polvere in quel tavolino, perché ci sono le attrezzature che poi si usano sui malati. È vero che sono sigillate, però. Questo è il mio tavolino dove si mangia e veniva pulito appunto una volta al giorno. Tra l'altro il giorno in cui è morta la signora, questo signore che ha pulito il letto con lo stesso microfibra zuppo di candeggina lo ha passato sul tavolino dove mangio. Allora tu dimmi, lo sporco di un morto, sempre parlando dei morti, tu lo hai messo sul tavolo dove io devo mangiare? Cioè non hanno proprio il criterio della pulizia. Questo è il paramento che mi hanno messo tra me e la signora quel mattino e ahimè non si vede tanto il viso, ok? Questa è la signora nella camera che è rimasta con me fino alle 9 che sono uscita io. Ecco la porta, questa è una delle porte, questa è una porta sporca e non è mai stata pulita. Non possiamo avere una sicurezza di pulizia e di igiene se ci sono le impronte, perché le impronte, cosa succede? Le impronte lascia grasso. Anche chi non ha la pelle grassa lascia grasso. Sul grasso si appiccica la polvere ha la malattia inclusa. Ecco la porta qui, si vede bene che è sporca. Quindi tutte queste fotografie sono volute per dimostrare, guardate questo vetro, questo è un vetro che ti permette appunto di guardare fuori. Guardate quanto è sporco. Vi assicuro, la signora non si è mai alzata dal letto, io non ho mai messo le mani sul vetro. Quindi, da quanto tempo non si pulisce? Rispettiamo i protocolli? Credo proprio di no, ma non il protocollo Covid, il protocollo di pulizia, la procedura di pulizia non esiste proprio. E queste sono appunto, questo è sempre il tavolino. Tra l'altro io ho mangiato una volta sola sul tavolino, poi ho visto come pulivano, ci ho rinunciato, ho mangiato sul letto. Queste sono sempre qui, non so se si riesce a vedere, ma ci sono dei segni sulle porte e dovrebbero esserci anche sotto nella maniglia segni di colatura, ma non so se si vede per bene nella foto, perché questa è la porta interna, no, è la porta esterna del bagno. Questa è la porta interna del bagno, guardate quella macchia sul muro, sono 2 ditate di che cosa? Di sangue? Di pupù? Di medicine? Di qualcosa saranno, ma possibile che non le ho passato un panno per togliere quei segni di qualcosa che è schizzato? Qui non mi ricordo cos'è, ah sì, sono delle macchie, questi puntini neri che si vedono, questo è il bidet, e quelli sono puntini di pupù nel bidet che sono sempre rimaste lì. Questa è la polvere che c'è sul tavolino dove c'è il contenitore giallo, quello dei medicinali, quindi direi che è incrostata addirittura. Questo è l'angolo del bagno, di un pezzo di pavimento in bagno. Non è sporco da 2 giorni sicuramente. Quello scopino lì è rimasto, vuol dire che non sposti nulla, però lo scopino era nuovo, effettivamente non lo usa nessuno. Capelli, questo è dopo che è stato pulito il bagno. Quelle macchie, forse il linoleum, può darsi, ma il capello di chi è? Perché c'è di un capello se tu hai appena pulito? Quindi sono veramente, questi sono segni, vuol dire che è sporco,
è stato spostato il tavolino, l'armadietto, questo è un armadietto in bagno che sopra ci appoggiano la padella e il raccoglitore delle urine del catetere. Quindi cosa sarà accaduto per terra? Nessuno pulisce in maniera corretta. Quindi al di là del protocollo Covid si parla proprio di pulizia normale che manca. Poi il protocollo ce lo puoi mettere, ma è proprio l'igiene. Ecco, vedete il segno della pupù, che è, se io vado lì, camera numero 2, sarà ancora lì quel segno. E poi tutto questo calcare, se pulisco tutti i giorni, probabilmente se uso. Poi vedete, c'è Marco, sulla sinistra, sopra la scritta, c'è una macchiolina d'acqua. Se tu vedi le gocce dell'acqua, vi insegno un'altra cosa. Se il gabinetto è stato pulito bene, o un lavandino, o una vasca, se fate andare dell'acqua, l'acqua cade giù e non si deposita alle pareti. Quando l'acqua fa le gocce sulle pareti è perché sulle pareti c'è qualcosa che le aggrappa ed è lo sporco. Quindi tirando l'acqua, se vi rimangono i punti, vuol dire che il gabinetto o la superficie non è pulita bene. Quindi sempre questo un altro giorno, sempre la striscia di pupù è lì, ed è veramente, ecco la bocchetta dell'aria. Io ho portato il dottore a guardare questa bocchetta e ho detto, secondo lei da qui viene fuori aria pulita? E da lì mi hanno aperto la finestra. Ovviamente quel giorno è stata pulita quella bocchetta. Quella che era dietro la morta, tra virgolette, quella dietro il mio letto non l'hanno toccata perché non l'ho fatto notare, forse non sanno nemmeno che c'è l'altra bocchetta. Quindi è veramente impressionante. Quella forse è colla del linoleum, ma questo è indecente in un ospedale che da lì deve fare il riciclo dell'aria. Queste sono sempre le varie maniglie, queste sono cose per terra che rimangono per terra perché nessuno le raccoglie. Questa l'abbiamo già vista. Questo è sempre il pavimento in bagno, sempre sporco, in giorni differenti, per cui questa un'altra volta è un'altra foto del water, proprio perché qui si vede bene la polvere. La parte più scura in alto perché la gente mette le mani per spostare la sedia, ma la sedia è sporca. Quindi chi pulisce le sedie? Aspettate che... Scusate, ok. Qui sempre, nei vari giorni, sempre lo sporco sulla porta. La pulizia non viene effettuata nella maniera corretta. Qui non si vede un granché, però l'ho fotografato uguale. C'è dello scotch addirittura su un pezzo di plastica. Siamo sempre a vedere che sto parlando di pulizia e non è, come dicevo prima Serena, non è la mia fissazione, o no, forse Marco, la mia fissazione perché faccio questo mestiere. Cioè io ho pulito alberghi per tanti anni, lavoro nel settore alberghiero da 24 anni abbondanti e quindi di sporco e pulizia ovviamente senza volerlo mi cade l'occhio a vedere, ma questo è proprio reale, non è... C'è l'angoletto che è venuto male, c'è in quel punto che è rimasto leggermente sporco. Questo è sporcizia. Sporcizia. Spero che non si vedesse la mia faccia mentre cercavo di far andare le immagini perché mi accorgevo che mi deformavo. No, non c'era la immagine. Veramente allucinante, veramente allucinante. Allora, Barbara, noi ovviamente ti ringraziamo per tutta questa, cioè anche per tutte queste informazioni, a parte questa denuncia ovviamente in riferimento a questo reparto, comunque alla stanza dove eri tu. Ecco, questo sicuramente è la mia camera, poi non so le altre. Esatto, la stanza dove eri tu, e però anche per tutte le informazioni utili che ci hai dato, ovviamente, che possiamo cogliere e utilizzare noi adesso nella vita di tutti i giorni per capire meglio, ovviamente anche noi personalmente, se abbiamo fatto le cose in maniera corretta, considerato che insomma soprattutto in questo periodo ci dicono disinfettate, pulite, a maggior ragione rispetto, insomma, già voglio dire, si faceva anche prima in casa, no? Che le mani ce le lavavamo anche prima, non è che abbiamo imparato in questo periodo a lavarci le mani, però ovviamente considerato che
ci sono periodi nella vita o ci sono momenti anche, perché può essere anche un momento in cui si ha una determinata patologia cioè, indipendentemente dal periodo che stiamo passando in questo momento, che ci può essere ovviamente utile per noi e per tutti ovviamente i nostri cari magari che abitano con noi o per chi ci viene a trovare anche a casa. Ecco. Però sicuramente un occhio clinico come il tuo che ci ha dato queste informazioni è stata sicuramente una cosa molto molto utile, e soprattutto ci sarà qualcun altro che magari, se avrà la sfortuna di andare in ospedale per qualsiasi cosa, e magari può far caso a queste cose e magari farle notare, in maniera che il lavoro di pulizia, di disinfezione possa essere fatto sempre in maniera migliore. Assolutamente sì. Sempre per ricordarne l'importanza, chi ci ha seguito in questo anno e mezzo di racconti e di cronaca sa che avevo raccontato anche la mia esperienza personale del decesso di mia nonna, appunto entrata per Covid in ospedale, ma senza particolari gravi patologie, poi guarita e spostata in un reparto di sani e così via, che però nell'arco di 25 giorni ha contratto 5 infezioni di tipo batterico. Ecco, mia nonna poi è deceduta e stiamo parlando esattamente di quello che abbiamo visto. Quindi non stiamo parlando di un qualcosa di accidentale, non stiamo parlando di un qualcosa di legato al fato, al destino, stiamo parlando purtroppo. E anche qui vorrei fare una precisazione, perché lo diamo per scontato, ma non si sa mai, lo facciamo in primis nell'interesse delle strutture stesse, nonché ovviamente di tutti noi che oggi con domani possiamo essere pazienti per qualsiasi tipo di motivo e correre il rischio di perdere la vita, non magari per una patologia grave per il quale entro e bravi medici mi curano, ma doverci poi rimettere la pelle non per quella patologia grave o meno che sia, ma perché c'è sporco, come forse neanche, con tutto il rispetto, nelle officine meccaniche, mi sembra veramente assurdo, ed è dovuto, non dimentichiamocelo, non tanto magari a quella signora specifica o un'altra signorina specifica che quel giorno si è presa la cazziata o non se l'è presa, come diceva la responsabile, ma questo è anche figlio, uno, della continua corsa al ribasso sui tagli, sui costi, tale per cui ovviamente con il massimo ribasso non posso che avere il massimo ribasso anche della qualità e del servizio, oltre che della formazione. Quindi è normale che se io, per il prezzo al quale viene concluso l'appalto, posso pagare a un dipendente pochi euro l'ora lordi, figuriamoci fargli una formazione adeguata o magari dargli dei prodotti specifici ed adeguati, ovviamente non è una sorpresa che poi ci si trovi ad osservare scene come queste. Certo, quindi Marco, ribadiamo ancora la serietà dell'argomento. Sì, la tutela è certo nei confronti in primis ovviamente del paziente, su questo non c'è dubbio, però ricordiamo anche che la tutela è anche in chi ci lavora dentro tante ore al giorno, tutti i giorni, perché loro vengono continuamente a contatto con quelle superfici lì. Sì, assolutamente sì. Io ringrazio anche voi che avete dato voce a questa esperienza. E ricordo a tutti, prima di disinfettare va pulito, poi si disinfetta, quindi anche a casa. Se compriamo prodotti che è tutto in uno, state buttando via soldi, e anche tanti, perché di solito quelli costano di più. Prima si pulisce, si risciacqua, poi si passa il disinfettante. In base al disinfettante leggete le istruzioni, alcuni che sono quelli a base di cloro vanno risciacquati, alcuni che sono quelli a base di alcol non vanno risciacquati, quindi leggete le etichette, che è una cosa che non facciamo mai, che non fate, io la faccio. E quindi io vi ringrazio per questa opportunità di dare queste notizie.
credo che sia importante sensibilizzarci un po' tutti su questo, al di là dell'ospedale, che ripeto, grandissimi, mi hanno curata, sono qui che parlo con voi, però su certi aspetti si può migliorare sicuramente. Grazie Barbara veramente per, insomma, per questa testimonianza, grazie di nuovo, te l'ho già detto più volte, ma non è mai a sufficienza per tutte le informazioni che ci hai dato. Io ringrazio Marco che come al solito è preziosissimo come mia spalla e ovviamente nella regia. Grazie a voi. Insomma, noi ci auguriamo insomma, che tutto sia sempre in miglioramento. Quindi ringraziamo tutti e grazie ovviamente anche per tutti coloro che ci guarderanno e ci avranno seguiti appunto fino alla fine. Auguro una buona giornata a tutti e un saluto ancora a Barbara e Marco. Ciao Grazie a tutti. Ciao. E grazie. Serena, tu sai che io ho bisogno della chiamata. Sigla! Questa è la stanza, ancora non è stata pulita, ok? Non solo bocchette dell'aria luride, piene di polvere, quindi non si respira aria pulita, e non mi fanno aprire le finestre perché ci sono le bocchette dell'aria sporche. Eccomi, mi sono fatta spostare dalla mia camera, la numero 2, adesso sono, se non erro, nella 5, se non sbaglio, perché ho chiamato per chiedere se era normale che io stessi dalle 5 di stamattina, e erano le 8:50 più o meno, se era normale che io stessi con un morto in camera a respirare le sue esalazioni. Questa è la stanza in appoggio, mi hanno detto di sedermi, ovviamente la stanza è vuota e sono qui in attesa che portino via la morta dalla mia camera. Trovo che sia assurdo.